Ragazzi, oggi è il giorno della spesa con me, la spesa del vlog Oggi vi faccio vedere e vi faccio entrare nel vivo di ciò che faccio regolarmente, ovvero la spesa per le mie preparazioni, come gestisco la spesa soprattutto in questi ultimi giorni pre-partenza per l'Olimpia. Esattamente si basa su poche cose, alimenti di qualità che vi farò vedere passo passo e come mai scelgo un alimento rispetto a un altro. Seguitemi. Comincia il nostro tour all'interno del supermercato. La spesa, come sapete, fa parte della routine di ogni buon culturista e come ogni buon culturista deve farla sempre da sé perché vuole i suoi alimenti e le sue appunto particolarità necessarie ai fini di un'ottima alimentazione e un'ottima giornata. Primo step, andiamo in direzione della nostra bene amata parte bianca, ovvero l'albume. Quindi abbiamo preso qualche brick di albume che ci servirà per questi ultimi giorni. Ben sapete, fondamentale come fonte proteica l'albume in questo caso, e puntualmente è finito. Sto male! No. E vabbè, che dobbiamo fare? Ragazzi, però non c'è l'albume, eccezionale. Se non c'è l'albume, su cosa si opta? Sulle uova, quindi andiamo a prendere un po' di uova. Rigorosamente biologiche, quindi come scegliere le uova soprattutto e su che base andare a prenderle. Generalmente cerco sempre le uova bio, quindi se non volete sbagliarvi andate sempre sulle bio, molto semplicemente 4 uova bio. Viceversa cercate sempre quelle allevate senza antibiotici o comunque allevate a terra e possibilmente non in grossi allevamenti tutte insieme. Molto meglio se riuscite le bio, se no comunque una classe sempre in base ai numeri. Come vi vedete è sempre spiegato dietro la scatola cosa significano dei numeri. 0 la tipologia di allevamento, 0 sta per biologico, 1 all'aperto, 2 a terra, 3 in gabbia. Le migliori è lo 0, 0 quindi biologico oppure all'aperto, quindi l'1. Detto ciò ragazzi, prendiamo una confezione di uova, ci spostiamo dunque sulla zona della carne, dove ricopre un ruolo molto importante la scelta della carne in questo caso. Essendo praticamente sotto gara, le due fonti di utilizzo generalmente sono il cavallo e il pollo tacchino, possibilmente biologici se li troviamo. Ci spostiamo sul cavallo. Il top ragazzi, filetto di equino, una delle carni migliori in assoluto, al di là del costo di per sé, 40 euro al chilo, è una delle migliori carni in assoluto a livello sia di valori che a livello contenuto proteico. Diamo un paio di confezioni, 2 confezioni e buttiamo in saccoccia. Andiamo sul reparto biologico. Perché biologico? Come ben sapete ormai gli allevamenti sono intensivi, utilizzano antibiotici, bombardano pollo e tacchino con qualsiasi cosa immaginabile, di conseguenza la ricerca dell'alimento biologico fa sì che il nostro corpo innanzitutto stia meglio, non buttiamo giù più di quello che dobbiamo e soprattutto andiamo a scegliere la miglior qualità e anche per il nostro intestino ne gioverà nel lungo termine. Per questo la scelta biologica è la più importante. Al di là del costo, ma ragazzi, meglio spendere un po' più adesso che dopo successivamente appunto per guarire da qualsiasi altra problematica. Quindi un paio di confezioni di tacchino e un paio di confezioni di pollo. Sì. Poker dassi, qualità che vince. Viene la parte fondamentale, ovvero il vino, quindi la parte che diciamo non per me ma per Elena, che non prenderemo oggi per il suo bene. Detto ciò ragazzi, fare una leggera considerazione. Come ben vedete adesso ci spostiamo sulla parte dell'acqua. Evito qualsiasi bibita zero generalmente sotto gara proprio per un discorso di problematiche intestinali che può generare dall'utilizzo di edulcoranti. Allora ragazzi, come dicevo, l'acqua utilizzata generalmente è un'acqua di alta qualità. Un paio di bicchieri al giorno di acqua essenziale per esempio possono aiutare. Noi comunque ci prendiamo una bottiglia di acqua essenziale, che quella non manca mai, anche perché a casa già ce ne sono diverse, ma per arrivare a domenica, quindi siamo a posto. Una bottiglia di acqua essenziale, quella differenza è che aiuta la pulizia del fegato, dei reni, se assunta la mattina a stomaco vuoto, utile per la pulizia generale, una delle acque migliori in assoluto. Dopodiché l'acqua che utilizzo generalmente è la San Bernardo, considerata una delle migliori acque d'Italia. Per questo motivo la vado a utilizzare nelle mie preparazioni, essendo quindi una delle migliori acque d'Italia.
San Bernardo portata a casa. Ma adesso sulla parte, diciamo, dopo aver preso le nostre fonti proteiche, le più importanti, ci spostiamo sulla parte un po' più, diciamo, gustosa, quindi il nostro ben amato carboidrato. Ci serve un pacco di riso in questo caso. Sai che, ti dico la verità, sotto gara noi generalmente utilizziamo, proprio per inserire sul palco, le Pringles, non sto scherzando, solo per il discorso del sale. Gusto pizza, sai che effettivamente questi packaging sono mostruosi, cioè solo vedere questo mi ho una fame terribile. Molto bene, lasciamo stare. Detto ciò, ci appropinquiamo in direzione carboidrato. Come dicevo, l'utilizzo del riso va anche qua scelto di una certa qualità, quindi cerchiamo di proiettarci verso un riso. Nel mio caso evito quasi sempre il basmati e vado sempre su un carnaroli o comunque un riso che tende a livello di amido a non darmi troppe problematiche a livello di gonfiori e molto altro. In questo caso quindi generalmente scelgo il carnaroli. In questo supermercato c'è uno dei miei carnaroli preferiti, per esempio, che è il carnaroli invecchiato 18 mesi. Voi direte, ma come il vino invecchiato? No, effettivamente è veramente buono. Prendo quello, ma il carnaroli normale va benissimo, o un parboiled, comunque il riso che rimane compatto, non prende troppa acqua e che rimane anche buono al gusto. Quindi adesso andiamo in direzione riso. Evito sempre tutto il glutine generalmente nella mia alimentazione, proprio per il discorso di infiammazione intestinale. Di conseguenza lo evito come la peste. Carnaroli invecchiato 18 mesi. Sempre solo cose di qualità. Poi molti si chiedono dove prendo le bustine di sale. Io adesso le ho già, ve le faccio vedere però. Bustine di sale monodose, 500 bustine da 1 grammo. Veramente utile per non dover stare lì a grammare il sale tutte le volte, quindi via una bustina, sappiamo che è 1 grammo di sale e siamo a posto. Dove prende Biolo le sue quadrette, ragazzi, le quadrette. Come si prendono le quadrette? A blocchi di 6. Quindi, a blocchi di 6 le andiamo a introdurre. Come dicevo, il vantaggio delle gallette di mais è che non hanno un poco contenuto di sale, esattamente 0 glutine, e soprattutto sono molto più leggere, quindi vi sembra anche di mangiare di più in questo caso. Quindi, e poi oltre ad essere biologico ovviamente, perché natura fa gallette biologiche, quindi veramente sensazionali. Una galletta 16 calorie, relativamente noi le pesiamo sempre, quindi non è il nostro problema. Perfetto, le nostre fonti di carbo prese, prendo sempre un altro tipo di gallette, ogni tanto per variare anche il gusto, sempre più o meno a base di mais, quindi in questo caso queste gallette della Scotti che sono risette venere e mais, quindi venere integrale e mais. Un paio di scatole di queste e ci siamo. Quota carbo raggiunta. Generalmente la verdura che utilizzo sono iceberg e asparagi, però prima di dirigerci alla gestione verdura, sempre in mezzo tra una verdura e l'altra ho un prodotto che io amo e che trovo esclusivamente qua, ma si trova in buona parte dei supermercati, ho scoperto adesso, che è l'avocado. Però l'avocado, ragazzi, non da tagliare, ma ancora più comodo, l'olio avocado, solo polpa di avocado. Confezioni solo, mi chiede sempre dove le prendo, confezione solo avocado, quindi nient'altro dentro, veramente comodo. Se prendi con un cucchiaino, più comodo, senza tagliare l'avocado, lasciarlo aperto, farlo diventare marcio, perfetto. Momento verdura. Come dicevo, vado a pacchi di verdura. Generalmente amo l'iceberg, quindi se troviamo l'iceberg, che è qua, eccola qua, là, aspettiamo un secondo. Siamo in coda, eccoci. Momento iceberg. Queste confezioni qua sono super comode perché sono confezioni da 100 grammi, ovvero la mia porzione di verdura, già pronte, già lavate, quindi si mangiano tipo patatine, no? Quindi, infatti, ho tappo sacchetti direttamente come la patatina. Ragazzi, adesso è il momento in cui andiamo a far piangere come sempre il portafoglio, ci dirigiamo alle casse. Carrello da un peso specifico molto alto cosa significa? Tanta qualità, grosso il costo, ma tanta qualità. Quindi la qualità porta assolutamente al risultato. Scelgo solo alimenti e prodotti di altissima qualità, questo per garantirmi il massimo risultato e la massima performance in allenamento. Abbiamo visto quindi gallette bio, verdura di un certo tipo, il trucco dell'avocado che mi è veramente comodo, pollo bio, carne di un certo livello, di una certa qualità, tutto per garantirmi il miglior risultato nel tempo. Detto ciò, ragazzi, cosa vi posso dire? Ci vediamo al prossimo vlog.